Eccoci qua. Buonasera a tutti. Mi sentite? Spero di sì. Siete già tantissimi, siete già un'ottantina. Io cosa vi devo dire? Intanto vi ringrazio di essere qui a questo salotto di questa sera, alle 15, del 15 novembre. La mia bella Toscana da oggi è praticamente in quarantena, però pazienza e andiamo avanti lo stesso. Buonasera a tutti, datemi un segno se mi sentite. Ciao, ciao, ciao Arianna, ciao Matteo, ciao a tutti. Siete veramente favolosi. Mi avete aspettato. Ciao, mi sentite? Se mi sentite, ecco, vedo dei pollici, vai, sentiamo. Grazie mille, Vincenza, buonasera. Sono, come tutte le sere, emozionatissimo, quindi per me è un onore e un'emozione essere qui con voi. Grazie, l'argomento di stasera sarà un pochino diverso dal mio solito, però parliamo sempre di legge di attrazione e soprattutto pensiero. Quindi sono due cose molto collegate e molto importanti, direi. Quindi siete veramente tanti, fantastici e io continuo a essere molto emozionato. Mi fa piacere questa cosa perché accetto questa emozione, mi fa sentire vivo. Grazie. Allora, intanto parto facendo tanti, aiutatemi a dire tanti auguri a Katia. Quindi Katia, non dico il cognome, però tanti auguri e grazie di essere qui. Ho visto già il tuo nome in lista qui nei commenti. Quindi tantissimi auguri di buon compleanno. E si fa anche questo in diretta, si fa di tutto e di più. È il bello della diretta che si possano fare gli auguri. Se potessi manderei anche le canzoni come si fa alla radio, ma non riesco. Quindi, allora, i saluti li lascerei come sempre un pochino sul fondo della serata e iniziamo con questo argomento. Ciao, auguri a Katia, grazie anche a voi, vedi Katia, ti vogliono bene, tutta la community ti vuole benissimo. E poi, devo dire anche un'altra cosa prima di partire questa serata, questo argomento. Sono stato brontolato oggi perché ho fatto il video per ricordare la diretta di stasera e alla fine non ho detto il solito buona vita a tutti. Quindi, Lorenzo il Pretoriano, buona vita a tutti. È stato questo Lorenzo a brontolarmi, quindi mi scuso e vado avanti. Lo dirò più volte, almeno mi correggo, ecco. Iniziamo. Cos'è il subconscio? Cos'è il pensiero consapevole? Intanto facciamo una distinzione facilissima. Il nostro corpo contiene degli organi. Il pensiero è solitamente attribuito al cervello. Il cervello si trova nella testa e fin qui diciamo che è tutto facile, tutto chiaro. Il cervello è diviso in due emisferi, emisfero sinistro e emisfero destro, dopo vi dirò qualche nozione in più. La cosa bella del cervello che ha una parte consapevole e dovete sapere, tremate, c'è anche una parte inconsapevole. Quindi già c'è una divisione in almeno due settori di questa mente, anzi non il cervello, scusate, il cervello è l'organo, la mente è la parte, diciamo che, la parte pensante, è il funzionamento del cervello, ecco. Quindi abbiamo questa parte consapevole che qualcuno di noi sa di avere, io penso, decido cosa mangiare stasera, è la mia parte consapevole che lo decide. E poi c'è tutta la parte inconsapevole. Freud, tantissimi anni fa, lo paragonò a un iceberg, come ho fatto io qua nella slide. L'iceberg, come sapete, è immerso sott'acqua per un 90% e esce una punta di ghiaccio per circa un 10%. Freud disse che la parte inconsapevole era quel 90% e la parte consapevole era quel 10%. Quindi come schema credo che che stia molto bene, ecco, perché fondamentalmente è stato comunque dimostrato che i nostri pensieri consapevoli durante una giornata sono sì un 10% circa, ecco, mentre per il 90% si va di automatismi. E qui
inizia, diciamo, la complicazione. Vediamo. Uh, siete già... Vediamo se funziona la legge d'attrazione. Eccolo là, Antonio Brunetti. Funziona, alla grande funziona. Siete una community bellissima, ecco. Poi comunque per le domande e per tutte le cose risponderò più tardi, quindi aspettate anche a farmi le domande, mi raccomando, perché adesso sono un pochino più concentrato e tendo a non leggere tutti i messaggi. Quindi ancora buonasera e continuo con questa mia descrizione. Allora, parte consapevole, parte inconsapevole. La parte consapevole è abbastanza semplice. Quando si parla di legge d'attrazione o comunque fate finta anche che questa legge d'attrazione non esista. Per adesso la legge d'attrazione non esiste, è bloccata, è spenta, ecco. Quindi io voglio andare al mare, pensiero consapevole. Io voglio fare la pizza, pensiero consapevole. Vado a mangiare con gli amici, io faccio questo lavoro, tutti pensieri consapevoli. Poi sotto la soglia del mare, sotto la soglia dell'iceberg, quindi sotto la parte che non si vede, è fatta di tante altre cose molto interessanti. Dove ci sono, per dire, io qui ho segnato le abitudini. Le abitudini sono tutti quei comportamenti automatici che fortunatamente abbiamo, per esempio l'abitudine di guidare una macchina. La parte consapevole, il nostro cervello si è impegnato tantissimo proprio all'inizio a imparare, si sono create delle sinapsi, quindi i neuroni, le cellule della testa si sono unite in queste sinapsi e hanno creato questa abitudine di guidare la macchina. Automaticamente monti in macchina, sai guidare. Non devi pensare tutte le volte a freno, frizione, oddio, dove sono, devo rimparare ogni volta. No, fortunatamente funziona. Io, per dire, suono il pianoforte, ho creato fin da piccolo queste sinapsi dove se leggo una determinata nota la so riprodurre alla tastiera del pianoforte. Questa è una sinapsi. Quindi sono abitudini e già queste abitudini comunque potrebbero essere abitudini buone perché comunque il subconscio ci semplifica la vita, sia chiaro, ci vuole bene, ecco. Ci sono queste abitudini positive e abitudini meno positive, sia chiaro, che sono nate nella stessa identica maniera, sia chiaro, quindi tanti comportamenti non buoni creano abitudini negative, per esempio. Poi io ho segnato sotto ancora le credenze. Le credenze, stessa cosa delle abitudini, sono sott'acqua, quindi non sappiamo magari di averle e lo scopriamo magari solo con le azioni, ecco, alla fine è così. E anche queste credenze da chi ci sono state messe in testa, chi le ha inventate, da dove vengono, ecco. Allora, sicuramente le credenze nascono nei primi anni della nostra vita, l'ho detto anche nell'altra diretta, quando parlavo comunque del subconscio. I primi anni noi viviamo di quello che vediamo, impariamo dal mondo, quindi tutto ciò che ci circonda è insegnamento per noi. Quindi vedere magari due genitori che litigano a un bambino di 2 anni, 3 anni, lo vede e registra nel subconscio, registra nella sua memoria comunque. Se i genitori litigano molto spesso, da grande questo bambino avrà una credenza dove ha visto una cosa fare dai suoi genitori, crede che sia corretta riprodurla. Quindi il subconscio ha registrato una credenza molto limitante, molto dannosa anche, quindi tenderà ad autoavverare poi queste situazioni di litigi magari con la propria moglie, con la propria fidanzata, eccetera, eccetera. Quindi anche le credenze registrate da famiglie nei primi anni di vita sono una cosa impressionante, ci determinano tutta la nostra vita fondamentalmente. Altre credenze vengono registrate comunque, sia chiaro, quotidianamente la mente apprende, il subconscio apprende, quindi le credenze non smettono mai di ampliarsi, modificarsi e fortunatamente appunto cambiare, perché credenze limitanti si possono fortunatamente modificare. Quindi anche in questo caso si va a scuola, studi bene, prendi dei bei voti, quindi autostima, associ il fatto di studiare tanto a dei bei voti, quindi
tutta la tua vita poi sarà anche legata a questa, per dire, anche qui si ricreerà una credenza, in questo caso anche abbastanza positiva. Il ragazzo invece non studia, prende brutti voti, anche lì si tenderà a creare un'immagine di sé, una bella credenza un pochino più limitante, in quanto sono una persona non degna, non riesco a concludere, non studio, e potenzialmente tutta la vita se la porta dietro se non modifica questa cosa. Quindi le credenze comunque sono abitudini molto molto radicate e cose registrate in passato. Una credenza può essere anche, per esempio, un incidente avvenuto in 2-3 anni, 1 anno, 5 anni, caschi nell'acqua, rischi di affogare, da grande te non ricordi questo avvenimento, ma il tuo subconscio sì. Potenzialmente potresti sviluppare un'avversione per l'acqua, quindi una fobia addirittura per il mare, per l'acqua, per tutto ciò che si rischia, insomma, ecco. Comunque, allora, sto leggendo anche un po' di commenti nel frattempo. Elena, grazie anche a te, mi fa piacere far parte del tuo percorso. Io sono qua apposta, lo faccio molto volentieri, ecco. Poi, vediamo. Continuiamo. Sistema autonomo di sopravvivenza, io ci ho segnato, anche questo può essere tutta la parte comunque autonoma. Il cervello, la mente controlla il corpo, gli organi. Noi viviamo grazie comunque a una mente che decide dove mandare l'energia, dove mandare le sostanze, quali ormoni attivare, quali ghiandole attivare, appunto. Quindi c'è un sistema autonomo. Questa mente fa tante cose proprio in autonomia, non ce ne accorgiamo, ricordiamocelo, ecco. Poi, scendendo giù per l'iceberg, quindi sempre in fondo al mare, dico a tutti ancora, per le domande aspettate un pochino perché non vi sto leggendo, in quanto non riesco a parlare e leggervi contemporaneamente. Quindi finisco questo argomento, poi do spazio alle domande. Non vi accanite troppo perché sennò diventa un problema. Mi interrompo, poi perdo il filo, è un macello, non capisco più niente. Ecco, detto questo, siamo al sistema autonomo di sopravvivenza, poi dove c'è anche comunque il combatti e fuggi. Quando uno è in pericolo di vita, scatta questa autonomia, questa modalità di difesa, dove una persona tenderà a fuggire o a combattere. Questa è una cosa ereditata dai millenni, cioè probabilmente da quando eravamo neanche Homo sapiens, ecco. Poi appunto informazioni ereditarie, qui si parla di DNA, genitori, varie, come ereditiamo il colore degli occhi, il colore dei capelli o l'eventuale calvizie, si ereditano comunque anche comportamenti, si ereditano paure, si ereditano tante cose. E poi le informazioni ancora più antiche, qui apro e chiudo una parentesi, se ci credete o meno, vite passate, anima e quant'altro, ecco. Quindi, detto questo, Anna Maria, le domande dopo, ora non posso rispondere, perdonatemi, ma siete fortunatamente così tanti e voglio iniziare con questo argomento prima di rispondere alle vostre domande. Poi se me le fate adesso mi salite su in linea e non vi vedo più, quindi attendete un attimino, riuscite a attendere un pochino. Quindi, grazie Fiore di Loto. Detto questo, ecco, pensiero consapevole, facilissimo, quello che avete in testa funziona. Mente inconsapevole è tutto ciò che vi fa reagire agli stimoli, quindi possiamo fare centinaia di esempi se volete, proprio per farvi capire anche. Esempio banale, da domani inizio a fare la dieta. Questo è il mio pensiero consapevole, non il mio. Io fortunatamente mangio sano abbastanza. Quindi da domani inizio a fare la dieta. Bene. Al momento che voi già pensate che da domani inizierete a fare la dieta, partono in contemporanea tutte le abitudini, credenze, immagini, eccetera, eccetera, del subconscio. Ricordiamoci che non sono due argomenti separati, il cervello è uno,
anche se poi è diviso in due emisferi, però fondamentalmente lavora insieme, quindi pensiero consapevole e pensiero inconsapevole sono insieme. Quindi a questo punto da domani faccio la dieta. Partono le abitudini, quindi la prima fase sarà quella di avere un pochino di, per dire, costanza, di impegno, forza di volontà, perché con la forza di volontà le abitudini si riescono fortunatamente a cambiare. Non mi mangio magari una torta al giorno, quindi un pochino riesci a combattere anche contro il subconscio. Qui non si parla di legge d'attrazione, sia chiaro, si parla di consapevolezza di vita, ecco. Poi la legge d'attrazione è una conseguenza, sia chiaro. Capite questo e capirete forse la legge d'attrazione, a mio avviso. Poi hai la forza di volontà di non mangiarti una torta al giorno per una settimana, arrivi alla settimana dove la forza di volontà inizia a calare perché comunque non vedi la differenza nel corpo dopo una settimana di dieta, subentrano comunque tutte le credenze, però lo zucchero della torta mi fa bene, ho carenza di zucchero e giù a credenze, abitudini, l'immagine di sé, però fondamentalmente l'immagine di sé è bellissima, sto bene anche grassoccio, perché io sono così, questa è la mia immagine, cioè fondamentalmente poi ci diciamo un sacco di bugie per non uscire dalla zona di comfort, ecco. E è stato dimostrato, è stata una cosa bella, ho preso degli appunti, che la dieta ha un 3% di successo. Quando una persona decide di fare una dieta ha in media il 3% di successo. Se non è accompagnata, mettiamo, da un terapeuta, perché ha bisogno comunque di un supporto la persona. Quindi una persona che inizia a fare una dieta per conto proprio, senza troppe idee, senza capire come funziona la propria mente, senza troppe storie, probabilmente ha un 3% di possibilità di portare in fondo la propria dieta. Quindi questo per dirvene una. Poi un 10% per chi vuole smettere di fumare, chi non ha la consapevolezza del proprio iceberg per intero, delle proprie abitudini, delle proprie credenze, della propria immagine, ha il 10% e basta per smettere di fumare, di possibilità, che è una cosa paurosa. Stessa cosa, questi sono i sabotaggi, gli autosabotaggi del subconscio. Per la ricchezza, vincete il Superenalotto, 100 milioni d'euro, entro 5 anni l'80% di chi vince, l'80%, perde tutto e si indebita, perché solo il 20% sarà pronto inconsapevolmente e consapevolmente a gestire il denaro. Questo è scienza, non lo dico io. Quindi queste sono le praticamente sono numeri, ecco. Quindi andiamo. E questo è quanto. Il nostro iceberg deve essere, come ho fatto le due frecce, la parte consapevole e la parte inconsapevole devono andare dalla stessa parte. Se va tutta a destra è tutta a destra, se va tutta a sinistra è tutta a sinistra. Se il consapevole va a destra, ma il subconscio o l'inconsapevole, l'inconscio, chiamatelo come volete, va a sinistra, voi non ce la farete. Questo nella vita e questo nella legge d'attrazione. Per fare un esempio sulla legge d'attrazione vi dico questa, che è legata al canale comunque. Allora, praticamente ho un utente, non so se è in linea stasera, non credo, non mi sembra di averla vista, che ha un problema con un'amica. È un esempio, non faccio nomi. Ha un problema con un'amica e ha conosciuto il mio canale per il mantra comunque legato all'amicizia, per la legge d'attrazione legato all'amicizia. Benissimo, quindi la cosa bella è stata che si è avvicinata alla legge dell'attrazione. Io voglio riavvicinarmi con questa amica. E dopo un po' di tempo questa amica non si avvicinava, quindi mi ha contattato e mi ha detto: guarda, ma non funziona, la legge d'attrazione non funziona, ecco. Quindi io parlo perché mi piace anche capire, comprendere i motivi perché le cose non funzionano. A me funzionano
E la prima cosa comunque che gli ho detto è il discorso del libero arbitrio. Guarda, se una persona è, cioè un oggetto lo puoi attrarre, una persona ha le proprie attrazioni, ha la propria vita, le proprie idee, non puoi decidere di attrarre una persona che non vuole essere attratta. Questa è la base del libero arbitrio. Quindi gli ho detto, guarda, a seconda di quello che avete fatto, del motivo della vostra rottura, magari non sarà possibile riavvicinarti con questi metodi, ecco. E nei mesi, perché poi è durato circa 6 mesi se non sbaglio, ha continuato con la legge d'attrazione, ha continuato mantra poi per ristabilire il feeling, fino a che quest'estate ci siamo risentiti e mi fa, guarda, no, questa persona non... la legge d'attrazione non funziona, ecco. Questo è per fare un esempio tra consapevole e inconsapevole, ecco. Questa legge d'attrazione non funziona. Bene, gli fa, perché non funziona? Spiegami. Poi gli ho fatto, dopo insomma una chiacchierata, ma se non funziona, perché non prendi la macchina e gli vai a suonare il campanello? O perché non prendi il telefono e gli telefoni? Fai prima, cioè nel senso, la legge d'attrazione non funziona, quindi la magia della legge d'attrazione non funziona, vai fisicamente, cioè siamo persone fisiche, no? Tutto sommato, falla funzionare te a mano, ecco. E la risposta è stata bellissima, molto sincera. No, io sono una vigliacca. Io ho paura che questa persona mi rifiuti. Ho paura di fare strada e vedermi una porta sbattuta in faccia. Bene. Io a quel punto avevo già capito tutto, nel senso, parte consapevole, io voglio riallacciare con la mia amica. Parte inconsapevole, io ho paura di riallacciarmi con la mia amica. Quindi, cioè, fondamentalmente, la tua parte inconsapevole già era un freno a mano tirato oltretutto. Se te inconsapevolmente hai paura del rifiuto, paura di quello che è successo, della dinamica che comunque ti ha portato all'allontanamento, fondamentalmente la legge d'attrazione non può funzionare, ma come non funziona qualsiasi altra cosa nella vita. Perché io non credo alla legge d'attrazione, vado, gli suono il campanello, male che vada, mi arriva un ceffone nel viso, ecco, non è che succede niente. Però te che credi alla legge d'attrazione, sai, fai il mantra tutto il giorno, io la mia amica, io voglio la mia amica, io voglio la mia amica, ma il 90% della tua mente, guardate bene l'iceberg, il 90% che è sott'acqua ha paura, la tua parte consapevole sta andando verso destra perché io voglio riallacciare con la tua amica, ma l'iceberg sta andando verso sinistra. 90-10, chi vince? Ecco, e la risposta è questa. Il fatto è che funziona per tutto. Cioè, noi diamo intanto, vabbè, la colpa alla legge dei nostri... si dà la colpa dei nostri fallimenti alla legge dell'attrazione quando poi i primi a non credere siamo noi stessi. Ci sono questi schemi registrati da anni, che non se ne vanno. Se io non credo in me stesso, io posso desiderare quanto voglio, ma desidero per un 10%, non per un 100%, per un 70%, per un 60%. Quando io dico cambiate le vostre abitudini, lo dico sia ai miei clienti che vengono in studio, sia a chi segue per la legge d'attrazione. Perché dico di cambiare le abitudini? Perché fondamentalmente è il primo scaglione facilmente aggirabile del subconscio. Perché fondamentalmente le abitudini si cambiano in maniera molto semplice, ma ci vuole veramente poco. Basta uscire un attimino dalla zona di comfort, perché poi fondamentalmente è bello stare nella zona di comfort, fare un po' di esperienza, ricevere informazioni nuove, fare tanta pratica, poi uno sbaglia, non sbagli, valuti gli errori, eccetera, eccetera. Quando hai la competenza giusta, ritorni nella zona di comfort con l'abitudine modificata, che non è difficile fondamentalmente. Io avevo una persona che non sapeva guidare la macchina, non sapeva parcheggiare all'Isca di Pesce, che per me è una cosa molto facile. Sta ragazza con cui uscivo non sapeva parcheggiare all'Isca di Pesce. Andava letteralmente nel panico. Allora, te non sai parcheggiare all'Isca di Pesce perché non hai avuto l'abitudine, la costanza per creare un'abitudine per farlo. Fondamentalmente il problema è quello. Altre 10 lezioni di scuola guida gliel'ho fatte io con pazienza, impegno,
proprio per levargli il panico, ha cambiato la sua abitudine, adesso c'entra in freno a mano, per dirvi l'idea, ecco. Quindi questo è quanto una parte inconsapevole possa creare conflitto. Il problema vero della vita, non raggiungiamo tutti i nostri obiettivi perché abbiamo conflitto interno a noi stessi, e solo quando riusciremo a gestire questi conflitti potremo fare qualcosa di migliore sicuramente. Questo è quanto. Allora, spero che finora sia tutto abbastanza chiaro. È un argomento abbastanza complesso, lo so. Voglio evitare discorsi del tipo inconscio, subconscio, la differenza. Sono parole perché comunque l'hanno detto i filosofi che esiste l'inconscio, il subconscio, non è scienza, quindi tanto sono solo parole dette così. Sappiate che comunque c'è una parte consapevole e una parte inconsapevole. Sono chiarissimo, grazie. Vedo un sacco di applausini e faccine che sorridono, quindi va tutto bene, meno male. Poi, che dire? Vediamo. Mi sono perso un attimo perché appena mi distrago con i commenti è quello. La legge è legge, non è che se non ci credi non funziona, funziona sempre. A seconda, questo è per Pablo, si chiama legge d'attrazione, ma anche queste sono parole, cioè fondamentalmente è più una legge di risonanza allora a questo punto, in quanto se sai risuonare suona tutto quello che c'è intorno, funziona col diapason, funziona anche con la mente, visto che la mente comunque emette vibrazioni, cioè fondamentalmente la legge è legge, ovviamente se hai una credenza limitante che ti dice che non funzionerà mai, l'iceberg ti va da una parte e il pensiero dall'altra. Poi, cos'altro dire? C'è sempre parliamo anche come risolvere tutti questi problemi, perché fondamentalmente il canale DNA Health serve a questo. Io ho creato questo canale per risolvere problemi, per dare nuove armi per risolvere problemi. Quindi, se per tante cose si può fare da noi stessi, per altre può servire qualche consiglio in più che io mi sento di dare. Non sono uno scienziato, non sono un terapeuta, non sono nessuno, però qualche centinaio di libri me lo sono letto e un po' di esperienza me la sono fatta. Allora, come risolvere il problema del subconscio che ti rema contro sempre e comunque? C'è una frase che si ripete molto spesso nella tecnica dell'EFT, EFT se non sbaglio, che si dice mi amo e mi accetto così come sono, o comunque una frase personalizzata circa così, mi amo e mi accetto così come sono. Allora, il primo passo che comunque viene fatto in psicoterapia, che comunque viene fatto un po' dappertutto, anche in meditazione, quindi volete crescere, un percorso di crescita personale, o andate dallo psicoterapeuta, o andate dal counselor, o andate da chi volete, o anche da voi stessi fondamentalmente, la prima cosa da fare è capire cosa non funziona. Quindi vedere cosa non funziona, se ci sono dei loop, delle ricorrenze che avvengono costantemente nella vostra vita, fatevi un pochino di esame di coscienza, come si dice, e si vede perché non funziona. Fatto questo, non è che dovete combattere subito, distruggo. No, non si distrugge. Ci si accetta. Amo e accetto me stesso così come sono. È quello che bisogna fare. Perché dal momento che voi capite il vostro schema che vi sta danneggiando, lo dovete appunto capire per modificarlo, per ampliarlo, per renderlo migliore, per cambiare la vostra abitudine appunto. Però se invece sparate un pochino a caso, non c'ho soldi, sì, da dove viene? Dai tuoi genitori, da qualche errore fatto negli anni, dalle tue esperienze, dalle esperienze di qualcun altro, da quello che impari, da quello che hai visto. Ecco, bisogna fare una scatola con tutto quello che non va, capirlo, racchiuderlo, e più capiremo quello che non va, più riusciamo a modificarlo. È un po' come imparare a usare qualsiasi utensile nuovo. Cioè uno va lì, pigia il tasto e funziona.
sì, se c'è un tasto solo va bene, ma altrimenti bisogna capire come funziona un oggetto. I primi videoregistratori c'erano dei manuali d'uso assurdi e bisognava leggerli, perché se no, oltre al play e lo stop, non si capiva per fare niente. Quindi, fondamentalmente, bisogna capire cosa non funziona. Una volta che si capisce cosa non funziona, si accetta, perché è parte di noi, cosa essenziale, perché se non accetti di essere in qualche modo, ecco, non come vuoi nella parte consapevole, devi accettare di essere una persona come sei, perché se non l'accetti non puoi migliorare. E questo è un passo essenziale. Tempo fa dissi del perdono, parla del perdono. Anche perdonarsi, amarsi, accettarsi così come siamo, è parte del perdono. Se riesco a perdonarmi, riesco a migliorarmi, che è una cosa favolosa. E già, per dire, la psicoterapia parte anche con queste cose qua. Capire, parlare dei propri limiti, parlare delle proprie esperienze, parlare delle proprie cose brutte di casa, ecco, queste cose qua, in qualche modo già le modifica. Quindi la prima cosa essenziale è capire dove stanno i nostri blocchi e accettarli. Se siete da soli, bravissima fiore di loto, anche l'Ho'oponopono, che è una cosa potentissima a mio avviso, un mantra favoloso che consiglio a tutti. Quindi, capite dove sta il vostro problema, o almeno dove pensate che stia, e poi iniziate ad accettarvi. Mi amo e mi accetto così come sono, nonostante sia sovrappeso, per dire. Questo è un primo passo per il dimagrimento. Mi amo e mi accetto così come sono, nonostante fumo 50 sigarette al giorno. Perché dal momento che io prendo coscienza di quello che faccio, mi amo e mi accetto se non ho un soldo in tasca anche, fondamentalmente anche quello, perché poi uno non si perdona di avere pochi soldi, di non riuscire a mantenere la famiglia, di avere dei vizi. E questo è il primo grave problema delle nostre vite. Quindi, accettarsi così come siamo è la cosa più bella che possiate fare. Una volta che vi siete accettati, ora sembra con l'accetta, vabbè, per fare una battuta così, dovete cambiare queste credenze, cambiare queste abitudini, cambiare questa immagine che abbiamo distorta di noi stessi. E per cambiarla ci sono centinaia di modi, perché allora, tempo fa ho visto, per dire, il dottor Martina, lui ha tecniche miste, questo dottore lo chiama Omega Healing, per dire, dove miscela meditazione, AFT, ha altre tecniche, tutte miscelate, ma fondamentalmente è finalizzato a cancellare credenze, abitudini e cose sbagliate della parte inconsapevole. Poi la meditazione oppure il mindfulness, cioè che poi più o meno siamo lì, stessa cosa, nel silenzio, nella pace, appunto nella parte silenziosa della nostra mente possiamo capirci, capire noi stessi e risolvere noi stessi, che è una cosa favolosa, favolosa. Quindi, insomma, ci sono la psicoterapia, come dicevo prima, già il parlare ti sfata un mito, ti cambia tantissimo il parlare dei propri problemi. Poi ci sono chi fa riti di magia, ma la finalità è sempre la solita. Chi si rivolge a Ho'oponopono e fa solo quello, stessa identica cosa. Tutto sta nel riallineare quello che vogliamo consapevolmente a quello che vogliamo inconsapevolmente. Dovete solo trovare la vostra via, la vostra strada, ecco. Io la prima esperienza l'ho fatta con il Reiki, per dire, che uno dice, ma non è per guarire il corpo? Sì, è per guarire il corpo, ti partono con la gestione dei chakra, ma tantissimo del Reiki è sulla parte comunque mentale, per togliere credenze, abitudini, ma cioè fondamentalmente è tutto legato a questo, al benessere. Ecco.
Grazie. Siete favolosi, siete veramente favolosi. E poi niente, un'altra cosa da fare e da dire, è molto più... ora cambiamo leggermente il tiro. È più facile rimanere in una situazione brutta che cambiare e andare verso l'ignoto. Questa è una frase che mi sono scritto sulla mano, vi devo dire la verità, perché mi è venuta in mente, l'ho segnata e ve l'ho ridetta così. La zona di comfort. Allora, dovete sapere che l'inconscio vuole il vostro benessere, a prescindere, non è che vi rema contro, sia chiaro. Il subconscio vuole il benessere. Questo benessere però giustamente lo ricrea con quello che ha imparato a fare. Quindi sarà sempre a nostro favore, però se ha imparato male vi riproporrà delle cose fatte male pensando che siano bene. Ecco, cioè lui giustamente è come un bambino fondamentalmente il subconscio. Se a un bambino gli dite non mangiare quella caramella, non mangiare quella caramella, il bambino sente solo caramella e la va a mangiare. Il subconscio è la stessa identica cosa. Quindi va guidato dove si deve andare, non su quello che non vogliamo. E qui ci si riallaccia con la legge d'attrazione. Perché evitare frasi negative? Perché fondamentalmente il subconscio non le capisce. Non voglio i debiti. Ok, debiti, che come il bambino non voglio la caramella. Ecco, non mangiare la caramella. Ecco, sì, bravissimo Max, l'ego infantile. Ma infatti c'è un libro, credo che sia stato il primo libro che ho letto, che all'epoca leggevo, non studiavo niente, però leggevo tanto, che si chiama Il potere del subconscio. Il potere del subconscio è un libro favoloso dove, se non sbaglio, proprio in quel libro si parla che come migliorare il nostro dialogo interno e bisogna parlare al subconscio come se fosse un bambino, perché se gli parli come fosse un bambino impara, rimpara credenze, rimpara abitudini, ricrea l'immagine di sé, quindi bisogna essere molto semplici e diretti, semplicemente. Quindi bisogna, bisogna stare molto attenti a quello che, a come si chiede, cioè non per la legge d'attrazione bisogna stare attenti a come si chiede, in generale nella vita, perché se voi vi concentrate su quello che non mi piace, creerete anche dei sistemi automatici di, come si dice, di credenze autoavveranti, di situazioni che si autoavverano. Quindi come le persone che corrono dalla mattina alla sera come dei matti e si rompono una gamba, per dire. Credenza autoavverante, dove sai di doverti fermare, lo sai inconsciamente che devi rallentare perché stai facendo troppo, e allora casualmente inciampi nel momento giusto. Ecco. Quindi stiamo attenti, non è diversa la legge d'attrazione dalla vita reale, è tutto collegato. Cioè se siamo vagabondi sia con la legge d'attrazione che nella vita, fondamentalmente è così. Se abbiamo degli schemi invece fatti bene, se abbiamo credenze giuste, abitudini giuste, anche la legge d'attrazione andrà nella stessa identica direzione. L'universo ci riproporrà quello che il 90% della nostra mente vuole. Quindi parlate con il vostro bambino interiore, ma parlategli bene. C'era una tecnica che usavo, non l'uso ancora effettivamente, se ci penso ora è diventata automatica però. La sera, questa ve la dico e vi consiglio di segnarvela perché è favolosa. Bravo Mirko, sì, infatti. E praticamente la sera prima di dormire sono subentrate delle bruttissime abitudini del tipo cellulare, spengo il cellulare o addirittura lo lascio acceso sul comodino proprio prima di dormire. Quindi quando ti si stanno chiudendo gli occhi appoggi il cellulare perché eri su Facebook. Oppure ti guardi un film di zombie, spengi e dormi subito. O peggio ancora, lasci la televisione accesa. Queste sono le cose da non fare assolutamente, se vuoi comunque un bel subconscio funzionante e vivo, perché comunque ripeto che anche la notte si passa dallo stato, dalle diciamo le onde cerebrali che sono più sul beta, la notte
sono sull'alfa, sul teta, dove si impara, si guarisce, bisogna essere furbi anche in queste cose. Quindi 5 minuti prima di dormire spengete tutto, televisione, cellulari, tutto, e pensate, mentre vi state addormentando, a chi volete essere, a cosa volete avere, a cosa vi fa stare bene. Quindi è una cosa essenziale. Deve essere un momento di gratitudine. Eventualmente pensate alla bella giornata, alle cose belle, c'era un bellissimo sole oggi. Non pensate al capo che magari va brontolato. Pensate a ciò che vi ha fatto bene, che vi ha fatto stare bene. Quindi, quando uno prima di dormire evita lo stress del cellulare, perché il cellulare crea stress, film horror creano stress, pensate gli ultimi 5 minuti della vostra giornata alle cose belle, a quello che volete, a quello che desiderate, a quello che siete o che volete essere. Questo dovete fare e poi addormentatevi. Vi è mai capitato, per dire, di sognare, guardate un film di horror e praticamente vedi, poi sogni mostri, per dire. Vi sarà capitato, credo. Quindi, o vi sarà capitato situazioni di panico durante la giornata e magari di notte sognate di correre, di scappare, di qualcosa del genere. Perché fondamentalmente il vostro subconscio sta ancora lavorando lì. Però se ci lavora di notte mentre sogna è un problema, perché in quel momento dove il subconscio è libero, dove si sta riscrivendo, dove infatti è il momento migliore anche per ascoltare messaggi subliminali, per dire, e voi invece gli avete dato anche poco prima di dormire l'informazione sbagliata, stress, mamma che giornata brutta che ho avuto, ecco, e poi uno si addormenta. Il subconscio appunto è un bambino, pensatelo come un bambino. Allora lavorerà su quello che sono stati gli ultimi vostri ricordi, le ultime vostre informazioni che gli avete dato. Quindi è sbagliato, molto sbagliato. Se gli ultimi 5 minuti invece riflettete sul bello che volete o che vi è accaduto, la notte, quella bella fase teta, quando sognate, è favolosa. Sognerete cavalli che volano, cioè, o fiumi di soldi. Ma è così, funziona. E saranno anche sogni più lucidi, oltretutto. Comunque. Allora, vediamo. Un po' ho parlato, mi sembra che sono 40 minuti che parlo, signori. Magari faccio così, inizio a rispondere alle vostre domande, sono molto contento di questo. E via via, magari se mi vengono altre idee sul pensiero consapevole o inconsapevole, le continuerò a esporre. Ok, partiamo. Quando uscirà il tuo video Biokinesis? Non te lo dico di che colore sono gli occhi, lo vedrai dal video, che uscirà credo a febbraio se non sbaglio. Voglio far passare un anno intero. Ora devo ricontrollare il primo, però attendo i 12 mesi, ecco. Poi vediamo. Panico, Angela. Io ascolto mantra e subliminali, ma non cambia niente. Allora, fermatevi un attimo tutti a scrivere commenti. Che vuol dire ascolto mantra e subliminali? Nel senso, ascoltare sì, aiuta, certo. Però, come ti stavo dicendo, abbiamo parlato circa un'ora di questo iceberg, 10%, 90%. Oltre all'ascolto, cosa succede, cosa fai, cosa cambia? Perché il mantra, dire io sono ricco, per esempio sulla ricchezza, e avere comunque le sinapsi, come si diceva all'inizio, puntate alla povertà, per dire lavoro tanto ma non ho soldi, quindi tutto il giorno esci di casa, magari ti fai un mazzo tanto e per poco, ecco, fondamentalmente l'abitudine non è cambiata, non la stai cambiando. Quindi le abitudini si devono cambiare in tutti i settori della vita, mentalmente subito, a prescindere, e poi tutto il resto. Poi l'ascolto è una cosa molto passiva anche. Io ascolto una canzone,
Se la canzone non mi piace, insomma, neanche. Si deve sentire quello che si ascolta. Ora, sentire e ascoltare è un parolone, però fondamentalmente devi accettare dentro di te delle affermazioni, per dire. Quindi dire io sono ricco e non crederci, insomma, funziona poco. Questo sto facendo un esempio, ovviamente, però è quello. Quando dico di usare sentimenti, che sono comunque parte della comunicazione della mente, il sentimento ti fa battere il cuore più forte. Pensa solo a quanto è potente un sentimento. O un sentimento negativo ti può fare male al fegato, ecco. Pensate anche nel materiale quanto potenti sono i sentimenti. Se voi allegate un pensiero a un sentimento, si moltiplica questa potenza. Dovrete poi creare le sinapsi che si creano nei famosi 21 giorni a partire da 21 giorni circa per creare questa nuova abitudine mentale. Ma l'abitudine è esclusivamente mentale. Io ricordo una delle mie prime vacanze, ero a Praga e con gli amici squattrinati, ero molto molto più giovane di ora, però già iniziavo ad avere questo tipo di pensiero. Ci soffermammo davanti a una concessionaria dove aveva, mi ricordo in vetrina, un Hammer favoloso, l'H2 se non sbaglio, giallo, e una Mustang Cobra, che non so se era già passata a Ford, comunque una macchina fenomenale che io adoravo. E tutti, ah no vabbè dai andiamo, dai inutile, andiamo, solite cose. Io già ero leggermente puntato al pensiero positivo, dissi no ragazzi, andiamola a provare. E tutti ovviamente a darmi contro. Andarono via tutti, alcuni tornarono in albergo, rimase solo con me una persona, mi ricordo, che poi è stato il mio migliore amico fino a tutto il tempo delle scuole, e provammo la Mustang. Io entrai dentro questa Mustang, non mi sentivo in difetto perché non me la potevo permettere, perché tante cose brutte, ecco. Era mia quella macchina me la sentivo mia, in quel momento ero il possessore di quella macchina, anche solo per una prova. Però fondamentalmente ho dato un segnale potente di aver cambiato le mie abitudini. Non vi dico quante macchine ho provato dopo, perché le sto provando ancora, quindi... Però sono tutte abitudini migliori, perché già fermarsi a una vetrina e dire non me lo posso permettere ti blocca il cervello. Quello che insegna anche nel libro Padre ricco, padre povero. Ci sono dei termini che non vanno mai usati. Il non me lo posso permettere ti blocca ogni funzione cerebrale. Cioè non ti dà modo di pensiero, di scappatoia. Perché se non te lo puoi permettere basta, è finito, non c'è una seconda opzione. Mentre il pensare come potrei permettermelo, farsi un'audomanda, questa è una bella cosa invece, perché stimola il nostro bel cervelletto ad agire. Poi, se funziona bene, funziona male, non so, però intanto il cervello è stimolato a una cosa nuova oltretutto. Non è bloccato da dire, ma non posso. Se non puoi... dà paura, lo so. L'Hammer però mi manca, vedi? È fallito troppo presto. Però, vabbè. E vediamo. Io mi sento stanco, fare mantra tutti i giorni, mi sento svuotato, ho bisogno di pause. Ma anche questo, fare il mantra, praticamente non è la soluzione, l'unica soluzione almeno. Ci sono decine di soluzioni. Come dicevo prima, il dottor Martina, Omega Healing, lui lo fa tramite il tapping sui punti di acupressione, non so come si chiamano, insomma, i punti dell'agopuntura comunque sono. Altre persone, appunto, c'è la psicoterapia, esempio, altre persone fanno mindfulness, altre persone fanno esclusivamente meditazione. Poi ci sono altre nomi strani di altre tecniche, non c'è solo comunque per iscrivere il subconscio i mantra, i messaggi subliminali, anche se praticamente li usano in tutte le discipline, perché anche il dottor Martina, quando si tocca sui punti di pressione, sembro Kenshiro, amo e accetto me stesso così come sono. Questa è un'affermazione, è anche molto potente, quindi funziona così, ecco.
Ho'oponopono aiuta a ripulire il subconscio. Certo, molto. Se guardi sul mio canale ho un piccolo corso e anche il mantra, se ti può servire. Poi, posso portare avanti più mantra al giorno? Sì, certo, Joe. Fino a che ti senti in forza. Poi, anche in questo caso, la preghiera aiuta a portare la mente altrove. C'è stato un commento di un utente favoloso. Credo che sia cristiana, ecco, di religione cristiana, e ha detto una cosa bellissima. Quando prego, o quando prego Dio, non ricordo, chiedo a Dio o all'universo. Quando faccio meditazione, ascolto la risposta. La verità assoluta detta in poche parole. Quindi questo è così. Gabriella, mi fa molto piacere che le cose inizino a cambiare. Infatti, Liv, se riesci a farla bene, una tecnica vale l'altra. Io il primo cambiamento l'ho visto proprio grazie al Reiki, quindi fondamentalmente non c'è una cosa giusta, una cosa sbagliata. Puoi rivolgerti a uno sciamano che batte tamburi e pulirti il subconscio, per dire. Ci sono. Come puoi rivolgerti a uno psicoterapeuta e pulirti il subconscio o parte, come puoi rivolgerti ai mantra o alle affermazioni positive e modificarti le sinapsi delle tue abitudini e pulirti il subconscio. Tutto sta però, quello che dicevo proprio all'inizio, nel vedere prima quali sono i problemi e poi risolverli. Sul canale, come faccio? Io faccio affermazioni generiche. E anche qui ci sarebbe da dire tante cose. Io le faccio sulle mie credenze, non sulle vostre. Poi che le mie credenze siano molto simili alle vostre, quello ci sta. Tutti abbiamo avuto una famiglia X, tutti abbiamo avuto dei problemi Y, quindi più o meno il generico va sempre bene. Però le affermazioni positive non è detto che siano del tutto compatibili con la vostra esperienza di vita. Quindi anche lì, se voi capite quali sono i vostri problemi, quali sono i vostri loop negativi che vi stanno comunque in qualche modo abbattendo la vita, uno potrebbe crearsi anche per conto proprio, come mi sono fatto io, le mie affermazioni. Io mi creo le mie in base ai miei problemi, le ribalto, poi qualcuno addirittura afferma che bisognerebbe passare da una fase prima intermedia e poi il contrasto. Però fondamentalmente io ho visto che funziona uguale, quindi sono povero, se la mia testa mi rifrulla con la voce sono povero, bene, sono ricco, cioè nel senso, però non basta poi l'affermazione singola così ripetuta tante volte, quella scrive un'abitudine. Però poi nella pratica, se non ci si muove per cambiare anche la stessa abitudine fisica, si ritorna molto presto alla vecchia sinapsi, alla vecchia creazione, alla vecchia abitudine. È quello che sto cercando di farvi capire. E purtroppo è quello il grave problema. Quando ci sono problemi economici, soprattutto, ogni volta che arriva la bolletta, arriva il bestemmione, per esempio. Ma per dire, questa è già un'abitudine sbagliata. Cioè, cambiare il modo di pensare, fare il mantra, sono ricco, bene, vi arriva la bolletta, la dovete prendere, la dovete baciare, fategli qualsiasi cosa, fategli un rito magico, fategli come faccio io, i soldi spesi tornano indietro moltiplicati. È stata una nuova abitudine che mi sono creato in un momento di crisi finanziaria e questa nuova abitudine in qualche maniera ha riscritto il mio subconscio in maniera buona e positiva. Quindi è per quello che vi dico sempre cercate di cambiare anche qualche abitudine, altrimenti è tutto inutile. Io, nel senso, non è facile, so che non è facile. Vivo nel mondo reale come voi, sono in Toscana, zona rossa come voi, ecco. Quindi allora, poi, rispondiamo a qualche altra domanda, vediamo. Aiutano tanto le affermazioni positive, vero? Katiuscia, aiutano tantissimo.
Io il 90% del lavoro che ho fatto con la mia crescita personale l'ho fatto grazie alle affermazioni. Già il fatto di svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e qualcuno di voi magari si sputa addosso perché dice Madonna, un altro giorno di lavoro, che schifo, mi faccio schifo perché lavoro tantissimo e non sto con la mia famiglia. Cioè, oppure guardarsi allo specchio e dire ho un'altra bellissima giornata di lavoro, per esempio, sto facendo solo un esempio. Questa è un'affermazione positiva che potenzialmente cambierà un'abitudine, che cambierà una credenza, che cambierà l'immagine, l'autostima di se stessi, che cambierà la vostra direzione dell'iceberg. E questa è la cosa bella. Poi, vediamo. Chissà se facendo una meditazione riusciamo davvero a entrare nel subconscio o quando fluisce l'ambiente esterno sul nostro umore. Ciao. Allora, una meditazione, io credo di no. Con una meditazione sola, da quant'è? Dal 2008, 2009, 2007, non ricordo, che comunque pratico meditazione. Inizialmente era anche molto deludente, una perdita di tempo. Pensavo a tutto tranne che a meditare. Solo credo dopo un anno e mezzo, non lo so, forse un pochino meno, con la costanza ho iniziato veramente a meditare. Poi, tempo fa feci per dire un articolo su uno strumento che utilizzo io da qualche anno che si chiama Muse, che è un cerchietto da mettere sulla testa che misura le onde cerebrali. E anche questo feedback, perché poi è un feedback che hai, io faccio meditazione con questo cerchietto sulla testa, il cellulare mi registra se sono in alfa, se sono in beta non sto meditando perché vuol dire che sono molto consapevole, però quando scendo e ho più alfa che beta vuol dire che sono già in fase di meditazione. Quindi influisce tantissimo, però bisogna saper meditare. Non basta chiudere gli occhi e fare om o addirittura neanche, perché se chiudi gli occhi, incroci le gambe e pensi ai problemi, non è meditazione, o comunque è meditazione negativa, ecco. Poi l'ambiente esterno sicuramente influisce sul nostro umore, per risponderti alla seconda domanda, e è per quello che noi possiamo esclusivamente da una parte mentale cambiare il nostro ambiente interno. Poi, con abitudini nuove, con credenze nuove, con un'immagine di sé migliore, cambierà anche l'ambiente esterno e questo lo posso garantire perché è quello che è successo a me. Quindi con una meditazione sicuramente non succede niente, con un anno non succede niente lo stesso, però con una giusta crescita personale cambia tutto, cambia letteralmente tutto. Quindi, poi andiamo su un'altra domanda, vediamo. Con quale mantra si può iniziare la mattina e poi si fa la meditazione? Roberta, non c'è un mantra per la mattina, uno per il pomeriggio. Io per dire la mattina quando mi sveglio, io ringrazio. La prima cosa che faccio la mattina, praticamente non mi tolgo neanche il pigiama, posso dirlo, non me ne vergogno, anzi, tanto abito in un posto isolatissimo, quindi sto da Dio, porto fuori il cane. Che piova, che nevichi, che ci sia un bellissimo sole, gli uccellini, io ringrazio Dio. Ora, ho detto Dio perché sono cattolico, ringrazio l'universo, perché ho fatto un bel sonno, perché sto bene, perché posso portare il mio cane a spasso e lui è felice, perché gli uccellini cinguettano, perché ho un bel lavoro, perché o se comunque ho una giornata stressante, io ringrazio uguale perché sono lì e sono pronto con le conoscenze, con la consapevolezza di poterla affrontare bene. Quindi io non faccio un mantra per dire la mattina, io ringrazio, che credo sia comunque il mantra più potente del mondo, e me le creo lì per lì. Se vedo un uccellino che mi cinguetta davanti, io lo ringrazio perché sta cantando per me. Quindi prendo le cose belle che mi accadono lì per lì, ecco. Poi, Gabriella, io faccio yoga e l'ultima mezz'ora facciamo meditazione insieme. Ogni volta piango. È una cosa favolosa. Se piangi ogni volta vuol dire che comunque ci sono ancora delle credenze, qualcosa da liberare, perché quando uno piange si libera.
però sicuramente è un'ottima strada, quello non c'è dubbio. Una frase positiva per vendere la casa. Allora, non è che c'è una frase, intanto sul canale c'è il modo per vendere la casa e funziona perché ho dei feedback da voi che stanno funzionando. E praticamente non è una frase. Allora, la legge d'attrazione non è una magia. Io faccio una frase e mi appare il mago, il genio blu che mi dice cosa vuoi, 3 desideri. Non è magia. Cosa abbiamo parlato fino adesso? Io voglio vendere casa, pensiero consapevole, giusto? Guarda quello schema, ora non vedo più il tuo nome. Io voglio vendere casa. Bene, abitudini, credenze, immagine. Per dire abitudini, può essere che hai dei legami con quella casa, non lo so. Può essere che inconsciamente non la vuoi vendere e quindi di conseguenza non attrai neanche clienti o situazioni. Può essere che il tuo subconscio abbia creato delle situazioni ridicole, come era successo anche a me, del tipo, ma quella casa non la vuole nessuno. Cioè, perché? Nel senso, io ci sono stato bene, però perché quella casa non la vuole più nessuno? Perché è scomoda, per dire, perché ha tante scale, perché è in mezzo a un campo, perché è in mezzo a un bosco, perché è in cima a un monte. Quello che per te magari il tuo subconscio reputa una negatività, per altre persone, per altri potenziali clienti è un privilegio, è una cosa bella. È stata venduta una casa in zona sulla montagna di un mio carissimo amico in cima a un dirupo. È una casa bellissima oltretutto. È stato 10 anni in vendita quella casa. Un bel giorno è arrivato un signore e ha detto è quello che cercavo. In cima a un dirupo, cioè ti affacci alla finestra e vedi praticamente il niente. E questa è una lezione di vita, è quello che cercavo. Lui non l'avrebbe mai venduta, non pensava di venderla, perché fondamentalmente sapeva che quella casa era scomoda. Scomoda, come faccio a vendere una casa scomodissima? Cioè già ti stai remando contro. Direzione del pensiero inconsapevole, io voglio vendere, magari va a destra. Direzione del pensiero inconsapevole, ma magari è scomoda, ecco. Quindi è quello, non è una frase. Comunque se cerchi sul canale ci sono un paio di video per dare idee su come vendere la casa e funzionano. Poi, allora, Fabia, giorni fa sono stata contattata da un personaggio che mi ha detto che il subconscio deve essere condizionato con l'ipnosi, altrimenti è inutile. Possibile, mi ha smontato l'entusiasmo. Fabia, quello che ho detto anche prima, ci sono centinaia di modi per smuovere l'inconscio, per sbloccare le credenze, per fare tante cose. Chi ti vuol vendere il suo prodotto, ti vuole vendere il suo prodotto. Quindi l'ipnosi sicuramente è una valida opzione. Io l'ho provata anche su me stesso e mi ha spaventato tantissimo. L'ipnosi fatta da un ipnologo, magari psicoterapeuta, potrebbe essere anche consigliata, perché comunque ci vuole molta fiducia del professionista che si ha davanti. L'ipnosi fatta da un cialtrone qualunque, perché comunque ora l'ipnosi non è una disciplina universitaria, la possono studiare praticamente tutti e praticare praticamente tutti. Insomma, ecco, bisogna stare molto attenti. Ripeto, ci sono decine di modi: omega healing, theta healing, affermazioni, abitudini, forza di volontà, EFT, TFT, me ne viene in mente altre. Anche il fatto dei 5 minuti prima di dormire ti cambia delle credenze, ecco. Ora, per dire, vi faccio l'esempio di una mia credenza che ho cambiato credo in 10 anni. Allora, mio padre mi ha sempre ripetuto una frase fin quando ero piccolino che mi diceva: il problema non è comprare la macchina, è mantenerla. E io sono nato con questa credenza. È una credenza banale, sicuramente una credenza banale, però negli anni questa frase poi è stata cancellata, perché poi è stata cancellata fino al momento del mio primo acquisto dell'auto. Vai dal concessionario, vedi tante belle macchine e scegli la 1100 benzina. Ma non perché volevi la 1100 benzina, perché sapevi che rapporto bollo assicurazione consumi era il minore.
credenza limitante. Il problema non è comprarla e mantenerla. Bene. E questo è andato avanti per le mie successive 3 macchine. Io sono un amante comunque delle macchine, quindi ne ho cambiate diverse nella vita, nuove, usate, quello che sia, però la scelta casualmente ricadeva sempre su piccole cilindrate. Arrivai un bel giorno e dissi no, basta, perché la mia attenzione viene sempre deviata. Anche quando mi proponevano, un mio amico mi ricordo vendeva una bellissima Golf 1900, 150 cavalli, era la fine del mondo. Guarda, te la do perché ho dei problemi, la devo vendere. Quindi me l'avrebbe quasi regalata, per dirvelo. E la mia mente disse no, il problema non è comprarla, te la regala, ma è mantenerla. E lì mi ritornò le parole di mio padre. Ho una credenza limitante, la devo risolvere. Ok, dammi questa macchina, gli dissi. Ora, questo è stato un salto di fede, sia chiaro, però questo salto di fede, questa consapevolezza, perché io sono diventato semplicemente consapevole di una mia credenza limitante, cosa che dicevo all'inizio, sono diventato consapevole della mia credenza. Dal momento che sono stato consapevole, l'ho potuta cambiare. Avete capito? Quindi questa è una banalità, però fondamentalmente è una banalità che dà un buon esempio. E posso dire la verità che non è il problema comprarle o mantenerle, perché avere un 1300 multijet e un 2002 turbo diesel da 200 cavalli, l'assicurazione mi costa molto meno al 2002 turbo diesel. Il bollo un pochino di più, ma Poggio e Buca non fa pari. Quindi oltretutto era una credenza sbagliata anche nella realtà. Poi, vediamo. Sì. Sì, Adela Official, sì. Le credenze limitanti sono la cosa più brutta che ci sia. Poi, devo dire un'altra cosa essenziale. Mi sento di dirvela perché ultimamente in tanti mi stanno parlando di karma. Karma, poi non neanche il karma immediato, ma karma derivante da altre vite. Ovvero, sono povero perché, sempre il solito esempio, perché devo risolvere il mio karma derivante da 10 vite fa. Ho sentito anche di queste cose qua. Quindi, come prima cosa sarebbe da capire chi ti ha detto che sono 10 vite, ecco, visto che poi se teoricamente il karma si risposta a vita, insomma, uno dovrebbe risolverli i problemi da vita a vita, se no non impari mai e non capisci la lezione. E detto questo, allora è 1 ora e 10 che parliamo di consapevole e inconsapevole, abitudini, credenze sbagliate, quello che ci sta danneggiando, eccetera, eccetera. Però, se non ho quella donna, se non ho quella macchina, se è colpa del karma di 10 vite fa. Allora, prima di parlare di karma o di problemi del DNA, vite passate, informazioni antiche, quello che volete, ma vi siete fatti un piccolo esame di coscienza sull'attuale? Quali sono le vostre abitudini da cambiare, le vostre credenze che vi stanno limitando oggi, nel qui e ora, non nel ieri e ieri l'altro di 10 vite fa? Ecco, partirei dal cambiare questo. Ecco, quindi partiamo dal cambiare le basi. Credenze, abitudini, immagine, autostima, aumentiamo un po' d'amor proprio, vogliamoci bene, amiamoci tutti quanti, diamo un po' d'amore a questo universo, perché se no, se trasmettiamo sempre l'odio è inutile. E poi, se io do tanto amore, se io faccio tanta beneficenza, se io ho cambiato tutte le mie abitudini e le mie credenze, e nonostante questo la vita mi va male, iniziamo a parlare allora di vite passate e di karma. Solo dopo questo. Questo è il mio pensiero, sia chiaro, non è legge. Però, ecco, è tanto per fare ragionare un po'. Poi, vediamo. Benedetta, credenza limitante mi sa anche della mia di mamma. Chi lascia la strada vecchia per la strada nuova sa cosa perde ma non sa cosa trova. Sì, purtroppo sì, è una bruttissima credenza, ma si può risolvere tranquillamente. E è proprio il cambiamento che porta le cose belle. Non sai cosa trovi,
però trovo delle belle cose, trovo cose migliori. Quindi anche qui, se rigiri un po' la frase, non la vedere dal punto di vista di tua madre, ma vedila dal tuo punto di vista, Benedetta. Quindi chi lascia la strada vecchia per quella nuova, quindi io so già nello schifo dove vivo, per dire l'esempio, so cosa perdo, quindi so che perderò lo schifo che ho ora, ma non so cosa troverò di bello. Quindi pensala, rigirala, fai il tuo mantra inverso, ripersonalizzatela, fondamentalmente funziona. Quindi, poi. Luca, sì, certo, si può visualizzare, gli unici limiti si danno noi, quindi puoi veramente giocare e divertirti con la mente, è quella forse è anche uno dei segreti, perché la rigidità ti porta a essere dubbioso, il dubbio ti porta a dubbio e paura e quindi sbagli. Gioca, puoi, ecco. Vediamo. Eh sì, anima luminosa, hai ragione. Poi, Anna Maria Cristi, sì, si può. Come dicevo, passivamente si registrerà un'informazione, attivamente con i sentimenti se ne registrerà un'altra, ma certo, se lo ascolti passivamente un mantra, ti diventa un subliminale alla fin dei conti. Tutto ciò che non dà attenzione immediata, consapevole, è subliminale, quindi va benissimo lo stesso. Poi, vediamo. Che pazienza che ho. No, ma è un piacere, non è una pazienza questa. Non lo farei altrimenti. Nella mia vita io ho imparato a fare poche cose, devo dire la verità. Ho lasciato tanti lavori bellissimi, come ho anche raccontato in alcuni video, e ho preferito fare ciò che mi andava di fare. E questa è una cosa che mi piace fare, altrimenti non la farei. Non darei quello che do se non mi piacerebbe farlo, ecco. Poi, vediamo se ci sono altre belle domande, se no piano piano io vi do anche, non dico la buonanotte, però inizio a... Oddio, un bicchiere d'acqua lo bevo intanto, aspettatemi un secondo, non andate via. Ah, eccomi qua, sono tornato. L'acqua ci vuole, l'acqua è vita, l'acqua è fonte di vita. Poi se no, se abbasso il livello dell'acqua, il mio subconscio diventa tutto conscio e terribile. Allora, vediamo se trovo qualche altra bella domanda. Eh sì, Gabriella, hai ragione, anche attraverso i sogni arrivano i segni del subconscio. Assolutamente sì, ma infatti perché ho detto 5 minuti prima di dormire spengete tutto e pensate per 5 minuti a tutto ciò che di bello volete. Ecco, quindi è essenziale questo. Guidare comunque nei primi momenti alfa il subconscio, perché quando comunque vi rilassate entrate dallo stato beta di attivo allo stato alfa di rilassamento, come quando siamo in meditazione, dare un bel feedback positivo. Quindi il consiglio forse più importante della serata è questo. Parlate con voi stessi, parlate con l'esempio del bambino. Il vostro subconscio è un bambino. Ditegli solo cosa deve fare, non cosa non deve fare, perché se no lo farà. Quindi spostate la vostra attenzione solo su cosa volete. Io voglio più soldi, io voglio essere felice. Non gli dite cancellami tutta la negatività che ho intorno. No, voi volete essere felici, diretti, semplici. È un bambino di 5 anni che capisce quasi tutte le parole ma non tutte e quindi cercate di essere chiari e diretti, semplici. È la cosa forse più facile. Quando lessi quel libro Il potere del subconscio mi sembra proprio quello, perché poi ho letto anche altro a partire da Jung, da Freud, da quelli più famosi che comunque sono stati i precursori del subconscio e quant'altro, che poi non ci si capisce niente quando si legge un Freud, perché veramente è complesso allo stato puro, e tutto si racchiude in parte consapevole, parte inconsapevole, parlate alla parte inconsapevole e insegnate come se fosse un bimbo. Quindi il bimbo va guidato dove deve essere guidato, quindi
non mettere la manina sul fuoco. Ecco. Quindi non gli dite non mettere la manina sul fuoco. Eh, ditegli vai a prenderti la caramella in salotto, è meglio. Ok, poi vediamo. Siamo alle 10:15, wow. Quali sono i segni che l'universo ci manda per farci capire che, che ci sta ascoltando e quindi si sta per avverare quello che vogliamo? Clara, sono tanti, veramente sono i segni, credo che ogni persona li debba gestire e capire da solo. Posso farti degli esempi di quello che è arrivato a me, ma non è detto che sia la stessa cosa. Quindi i segni sono... è difficile da spiegare perché fondamentalmente quando tutto va nella giusta direzione si vede, incontri le persone giuste, hai le sensazioni giuste, sai che quella via è giusta, ti capitano segnali giusti. Mi ricordo una volta mi ritrovai in macchina, che poi non so, lasciato dall'amico, non so, durante una serata, un volantino di un insegnante di chitarra. E io non è che avevo chiesto alla legge d'attrazione in meditazione, mi stava venendo la voglia di imparare a suonare la chitarra, ecco, semplicemente. Però, essendo una persona molto esigente, dissi no, ma io, sai, i maestri che c'è ora qui nella mia zona li conosco tutti, non mi piacciono. Volevo qualcosa di nuovo, però, ripeto, non era una richiesta all'universo, cioè l'ho fatta inconsapevolmente questa richiesta, mi era presa una voglia. Trovo questo volantino, guardo il volantino, lezioni gratis per l'inizio, eccetera, eccetera, lo chiamo, è un maestro favoloso che mi ha insegnato tantissimo e così. Altro segno, io non sono un chitarrista e non pubblicizzo la mia attività da chitarrista, in quanto di base comunque sono pianista, cantante e sassofonista, quindi faccio altro. Mi chiama uno, dopo che ero 4 mesi che studiavo chitarra, e io faccio l'attività da 20 anni, quindi so come funzionano le mie chiamate anche con i clienti. Mi chiama uno e mi fa: guarda, mi serve un chitarrista per fare una serenata. Ok, io in 20 anni non ho mai ricevuto una chiamata, soprattutto non pubblicizzata, di uno che cerca un chitarrista per fare serenata, ecco. E casualmente questo per me è stato un segno, ok, un segno del continua, sei sulla strada giusta, la tua mente consapevole e inconsapevole stanno andando dalla stessa identica parte, e addirittura quindi mi è arrivato del lavoro su quel settore lì, lavoro che non ho mai cercato oltretutto. Quindi questo per me è stato un grande segno. E poi vediamo come si concilia il libero arbitrio con attrarre le persone. Non si concilia, Francesca. Nel senso, io vado dove voglio andare, quindi potete attrarmi quanto volete, però se il mio libero arbitrio mi dice che non ci voglio andare, non ci vado, ecco. Quindi, come quel detto, chiedere è lecito, rispondere è cortesia, è la stessa cosa, nel senso, te puoi provare a chiedere l'amore di una persona, a avvicinarti a una persona, una sincronicità con una persona, perché fondamentalmente le sincronicità arrivano anche con il libero arbitrio, quindi cioè, se io non ti voglio più vedere, casualmente ti incontro in centro, per dire, è successo. Te quindi hai tutto il diritto di provare ad avvicinare una persona con la legge d'attrazione, come l'altra persona ha tutto il diritto di non farsi avvicinare, di non farsi attrarre, quindi tutto sta lì, ecco. Poi vediamo. Devo cambiare certe credenze? Non lo so, dimmelo te, può darsi. Scavo in Theta Healing, anche il Theta Healing, bravissimo, non mi veniva, Lela, bravissima, non mi veniva prima. Col Theta Healing si cambiano anche le credenze. Il Theta Healing è comunque una sorta di meditazione, sia chiaro. Theta Healing come lettura dei registri akashici, anche lì andiamo ancora più sul complesso, ma tutto fa capo alla meditazione. Se ci pensate bene, sono tutti metodi spirituali. Sì, cioccolata e persone belle e buone, bravissima. Adoro la cioccolata. Poi, meglio mantra o messaggi subliminali? Antonella. Allora, prima di dormire non farei una grande distinzione. Mentre si dorme sicuramente messaggi subliminali.
arrivano nella bella fase teta della mente e si registrano molto bene, quindi sì. Poi, sassofonista. Ora, diciamo sono un sassofonaio, io mi diletto, però me la cavo, dai, fischi non ne faccio più da diversi anni. Poi, mi capita che sento una volta il 17 e poi giro e vedo 17, un segno dell'universo. Bisogna vedere, nel senso, i segni... allora, la mente funziona in tante maniere diverse, come i segni arrivano in tante maniere diverse. Ovvero, volete comprare, questo è un esempio, volete comprare una macchina nuova, vi focalizzate sulla, non lo so, gran punto, no, una macchina anzi che non si vede a giro, qualsiasi macchina che non... la Daihatsu Cuore, ecco, la macchina Daihatsu Cuore, vi concentrate su quella perché la volete acquistare e casualmente la vedete ovunque. Vi sarà successo, credo, sicuramente, giusto? Sì. Quindi, questo però non è un segno dell'universo che ti dice no, no, la devi comprare. Questa è una parte della mente, ora non mi ricordo il termine, l'ho studiato tantissimi anni fa, attenzione selettiva si chiama, dove comunque la mente trova quello che stai cercando. Si chiama attenzione selettiva. Quindi bisogna anche filtrare un pochino il fatto del, non lo so, 17, vedo 17 ovunque, se lo vedi una terza volta magari sì, potrebbe essere un segno, potrebbe essere un angelo che ti manda il segno del 17, però in quel caso allora levati il dubbio che sia l'attenzione selettiva della mente o che sia un segno, lo sai cosa devi fare? Ringrazia. Grazie per questo segno, anche se non capisco cosa voglia dire. Guidami sulla consapevolezza del significato. Ecco, fai anche questo tipo di domande, gioca anche con queste cose, perché è solo scavando, giocando che si impara poi realmente. Se hai il dubbio che sia un segno, magari è un segno veramente, io non lo posso sapere, sono qua magari a centinaia di chilometri da te, attenzione selettiva, segno dell'universo, scusami ma non lo posso sapere. Quindi sì, cerca di, chiedi al... ringrazia ecco per quello che ti è arrivato e chiedi magari una spiegazione. Se poi dal 17 ti viene un'altra spiegazione casuale come un segno, era un segno, quindi. Poi, vediamo. Maria, sto facendo il video dove parlavi della brocca dell'acqua. Allora, il video era io che misuravo col pendolino l'acqua, però non ricordo il titolo, sinceramente. Era legato alle vibrazioni, alle frequenze e all'acqua. Non ricordo il titolo, mi dispiace. Poi, vediamo. Sì. C'è tantissime domande e vedo che purtroppo ci sono anche tanti problemi da risolvere. Però, come dicevo all'inizio, intanto definite bene questi problemi. E già il fatto di definirli li girerete da altre prospettive. Quindi è quella la cosa bella. Poi ho un gruppo Facebook, se lo stai chiedendo a me, sì. Cerca su Facebook DNA Health 432 se non sbaglio. DNA Health 432, sì. Poi vedo 17 ovunque. Potrebbe essere un segno. Poi terzo occhio e legge d'attrazione. Maria Cristina, che dire, è tutto collegato e tutto scollegato, nel senso, il terzo occhio è uno dei chakra, è il chakra legato comunque alla mente, è il chakra legato alla mente però, diciamo, mi sono un attimo impallato, non creativa, alla mente universale, alla mente diciamo universale, alle visioni, al sé superiore, tante cose. Quindi fondamentalmente è energia, però dire che c'entra qualcosa è un pochino relativo. Ovviamente se uno crede ai chakra, non solo al terzo occhio perché è molto limitante,
perché di chakra ce ne sono tanti nel corpo, tra minori e quelli standard, che comunque sono tanti. Fronte è uno dei tanti. Quindi, insomma, se è legato a qualche credenza, magari sì, c'entra anche con la legge d'attrazione. Dire che vibra per attrarre qualcosa non mi risulta. Durante, per dire, la meditazione comunque si sviluppa la parte della mente destra, per dire, ora vi metto la slide, dove si va in stato alfa, in stato meditazioni molto più potenti e profonde, anche in stato theta, così, dove il terzo occhio fa la sua parte nel ricevere informazioni da una mente, come diceva Jung, il subconscio collettivo, o dai registri akashici, se credete ai registri akashici. Quindi fondamentalmente il terzo occhio riceve informazioni e eventualmente dà informazioni. Il messaggio mentale, infatti, se notate bene, io vi dico di fare un filo mentale tra la fronte e la fronte della persona da contattare, perché si usa il terzo occhio per mandare messaggi, però diciamo è tutto collegato e non c'entra niente con la legge d'attrazione. Poi mi capita davvero spesso che penso per pochi secondi ad una cosa senza desiderare, dopo un po' si avvera. Si tratta sempre di legge d'attrazione? Certo, nel senso, il chiedere della legge d'attrazione è stato definito chiedere, però come dicevo prima, volevo così imparare a suonare la chitarra, non ho chiesto niente a nessuno, all'universo men che mai, e ti capita il volantino lasciato in macchina del maestro migliore della zona, cioè, quindi sì, è legge d'attrazione questa. Sono sincronicità che la mente crea, che la mente attrae, fondamentalmente così. Di che parte della Toscana sei? Di che parte della Toscana sei? Di che parte della Toscana sei? Credo me l'hai chiesto diverse volte. Sono dalla parte rossa. No, io sono dalla parte di Pistoia. Poi ho trovato la tua pagina ma non il gruppo. Metteresti il link se puoi? No, io credo di averci solo la pagina, non è la stessa cosa? Non so. Gruppo Facebook, sono un pochino inversamente tecnologico, io dico la verità, quindi per me gruppo e pagina è la stessa cosa, però il gruppo è molto attivo, insomma ho diverse chat, quindi mi sa di no. Poi vediamo numeri angelici, basta, non chiederlo più da che parte della Toscana sono, ti ho risposto, eccoci. Non ti dirà mai di dov'è, no, l'ho detto, non mi nascondo mica io. Poi chiedo cose futili e si avverano, chiede cose più importanti e attende ancora. Sì, è la stessa cosa, magari per le cose futili non hai blocchi, abitudini, credenze, eccetera, eccetera, per le cose importanti dove hai paure, perché poi sono le paure che bloccano tutto, e lì attendi, però se non lavori su te stessa per eliminare determinate paure, ricordati del 90% dell'iceberg, quello sì. Poi misuriamo l'energia dell'acqua, bravissima, grazie. A me capita di vedere prima cose e poi si avverano. Questo potrebbe essere legato al terzo occhio, per dire. Poi, evviva Pistoia, sì, grazie. È una bella città, dai. È utile la riprogrammazione mentale, funziona. E cosa vuol dire riprogrammazione mentale? È come dire fa male la pizza. Bisogna vedere come è fatta, come chi la fa, come la riprogrammazione mentale si può fare, come ho detto dall'inizio del video, in decine di modi. Dal theta healing, dalla meditazione, dall'ipnosi, dalla psicoterapia, dall'EFT, TFT, da Omega Healing e da altre cose. Quindi è molto generico. Ovvio, se fatto bene, funziona. Se fatto male, non serve a niente. La riprogrammazione mentale, poi, come mi capita di dire a molti dei miei clienti che vengono a parlare con me, parlano, poi gli do qualche esercizio da fare e non lo fanno. Non sono io che risolvo i tuoi problemi, sei te stesso che devi agire e lavorare per risolverli. Io ti do le armi, le competenze,
ti guido nel percorso, ma poi ad agire sei te. Quindi anche una riprogrammazione mentale non è una cosa così passiva da fare, quindi bisogna vedere, ecco, a tante persone funziona, a tante persone non funziona e non funzionerà mai perché non si impegnano, magari per colpa di qualche credenza che non hanno mai tolto. Allora, come mai un certo mantra mi porta male? Non è il mantra che porta male, Mara. Nel senso, chi attrae, te o io? È il solito discorso. Non si dà colpa alla legge dell'attrazione, non si dà la colpa per dire io ho letto dei libri che mi hanno fatto schifo, però è colpa mia che l'ho letti, fondamentalmente, ecco. E stessa cosa, il mantra è come viene interpretato dalla tua mente, come la tua mente reagisce a quel mantra magari. Quindi è quello. Fondamentalmente io attraggo per me stesso, io sono il mio polo. Te devi attrarre per te stessa e se ci sono dei mantra che non ti piacciono, evitali, semplicemente. Probabilmente hai qualche credenza che sta lottando con l'unghia e con i denti per non far avverare determinate cose. Poi, applicando i tuoi consigli non funziona farlo da soli, riprogrammare il subconscio. Certo, è uno dei modi, è uno dei 100 modi. Io perché consiglio spesso anche un aiuto esterno? L'aiuto esterno fatto da anche un buon amico, tutto sommato, mettiamola così. Vede magari degli schemi che noi stessi non riusciamo a vedere. Vi faccio l'esempio di una mia cliente che è venuta in studio e mi fa: guarda, io ho un problema, le persone non mi prendono sul serio. Una ragazza di una certa età anche, quindi parla, praticamente quando le persone non la prendevano sul serio, non la stavano ad ascoltare, lei iniziava a piangere e batteva i piedi. Perché? Cioè, questa l'ho notata io perché da sola non riusciva a capirlo, ma questo era una sua credenza, una sua abitudine di quando era piccola. Quando era piccola aveva imparato che battere i piedi e urlare portava a sé l'attenzione. Poi c'è stato qualche passaggio sbagliato nel corso degli anni della formazione, della crescita appunto personale, che gli hanno continuato a usare questa tecnica del piangere e battere i piedi per ottenere le cose. Però quando hai 40 anni non funziona più. Funziona quando sei piccolo, non quando hai 40 anni, magari perché vuoi le caramelle, eccetera, eccetera. Quindi bisogna, ecco, anche l'aiuto esterno può aiutare a capire i propri schemi dannosi, quello sì. E forse, ecco, per quello. Però anche da soli, certo che ci riusciamo tranquillamente a auto migliorarsi, a crescere da soli. Io sono diversi anni che sì, studio, ma non ho più un aiuto esterno. Quindi fondamentalmente continuo a crescere, a vedere i miei schemi, a modificarli, come è successo poi l'altro giorno, il 24 se non sbaglio, dove ho riconosciuto uno schema dannoso per la mia giornata, per il mio qui e ora. Vincenza no. E quindi insomma sono riuscito a modificare questo schema e così. Purtroppo bisogna, se si ha la consapevolezza adatta, si può migliorare da soli. Se non si ha questa consapevolezza, bisogna farsi aiutare. È come per ogni cosa del resto. Libro, scrivi libro, please. Quando avrò tempo, volentieri, molto volentieri, anzi. Quello sì, mi piacerebbe anche, devo dire la verità, però non... devo imparare prima a scrivere, magari, ecco, quello sì. Poi, Lipton. Lipton qualcosa ho seguito anch'io. Forte, sì, molto forte. Allora, sì, Pamela, il video resta tra i miei video, quindi sì, quando vuoi lo puoi riascoltare, anche perché sì, siamo già un'ora e oltre la mezza, quindi credo che presto vi darò la buonanotte. E volevo leggere una frase, qui la leggenda narra che è stato Einstein a dirla, però riflettete molto a questo. La follia sta nel fare la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi. Ora non so se l'abbia detta veramente Einstein o comunque se l'ha detta qualcun altro, però ragionate su questa frase e potete andare a dormire tranquillamente.
se avete un'abitudine sbagliata, se avete un problema e determinate abitudini e continuate a fare sempre le stesse identiche cose che magari reputate giuste, ma i risultati non cambiano, quella è pazzia. Cioè, pazzia, ora l'ha detto Einstein, non lo dico io, però fare la stessa identica cosa e aspettarsi risultati diversi. Avere degli schemi, delle credenze che magari funzionavano 30 anni fa e riproporli magari adesso potrebbero non funzionare. Quindi dobbiamo cambiare le nostre abitudini, i nostri schemi. Questo bisogna essere sempre in evoluzione. Cioè 10-15 anni fa Facebook non c'era, ci siamo riabituati e ci siamo abituati male a usare il cellulare, per dire, negli ultimi 10 anni. Quindi, editor, se scrivi libri ci sono a disposizione. È una community molto... Ho visto c'è un ragazzo che insegna chitarra, quindi facciamo un'altra diretta? Certo, una al mese. Ho promesso di farne almeno una al mese, quindi volentieri. La mia frase, Mirko, mi dispiace. Allora, non è stato Einstein, confermo, è stato Mirko. L'ha scritta Mirko, l'ha detta Mirko, quindi seguite, ecco. Grazie di essere qui anche a te, Mirko. Poi, vediamo se faccio un'ultima domanda, poi vi saluto veramente. Allora, mi puoi rispondere per favore? Non è il mio campo l'oroscopo, quindi mi dispiace, ma non conosco abbastanza bene la mia mente, conosco abbastanza bene la legge d'attrazione perché la sto usando e funziona, ma l'oroscopo non è un mio ambito, quindi scusami. Allora, qual è il modo ideale per attrarre una nuova relazione senza che diventi un'ossessione? Etruria. Io dico la verità, già la paura che diventi un'ossessione determina così a pelle un problema. A me non è mai successo, per dire, di volere una nuova relazione che poi è diventata un'ossessione. Quindi probabilmente nel tuo schema di vita c'è questo tipo di problema da risolvere. Non è ora il momento per dirti come risolverlo, perché comunque ci vuole tempo, pazienza e vedere bene lo schema, l'idea, però con calma, insomma, bisogna lavorare su questa credenza che oltretutto è molto pericolosa, ecco. Diamantina 81. L'esercizio dei 101 desideri può funzionare in assenza di credenze limitanti anche su questioni fisiche? Allora, in assenza di credenze limitanti funziona tutto, quindi che siano il 55x5, 101 desideri, che poi è sempre legge d'attrazione fondamentalmente, quindi senza... allora, parliamoci chiaro, bisogna fare un distinguo molto forte. Vita e legge d'attrazione. Non c'è differenza. Quindi tutto sta nell'andare quel bell'iceberg che vedete tutto nella stessa direzione, o tutta a destra o tutta a sinistra. Quindi spesso c'è il conflitto, appunto, io voglio soldi e tutte le varie credenze, abitudini, eccetera, eccetera, vanno contro. Quindi uno va a destra, uno va a sinistra e si rimane fermi, anzi s'affonda, che è peggio. Quindi, detto questo, se uno non ha credenze limitanti, l'iceberg ovviamente andrà nella tua direzione. Assolutamente sì. Quindi, complimenti, ecco, volentieri. Qualsiasi cosa chiedi ti arriverà immediatamente se non hai credenze limitanti in questa maniera. Allora, eccolo là. Intanto buonasera, e l'ho già detto, sappilo. Le info ereditarie si possono cambiare? Sì, si possono cambiare. Oriente dell'Eterno. L'ho detto a inizio serata e ho detto buona vita a tutti, sappilo. Allora, le info ereditarie si possono cambiare. Sì, si possono cambiare. Ci sono alcuni modi, per dire, io ho approcciato e ho provato e devo dire che funziona con le costellazioni familiari, per dire, o con addirittura il Theta Healing. Sono informazioni che vengono poi modificate piano piano, che sia in profondità, quindi anche in vite passate potenzialmente,
o informazioni del DNA, quindi che provengono comunque dalla catena della nostra famiglia, sono, per dire, i nostri nonni hanno fatto la guerra, molto io, e un'informazione ereditaria di questo genere è molto pesante in generale. Io quando feci la mia prima costellazione familiare avevo un loop problematico, secondo me, legato, poi secondo me il costellatore mi disse che non era neanche legato a quello, però fondamentalmente io ci credevo, quindi per me è così. E facendo questa costellazione familiare ho risolto, mi sono veramente liberato e benissimo, benissimo, ecco. Quindi sì, costellazioni, theta healing, eventualmente ipnosi, ci sono tante, tante soluzioni, ecco, anche per le formazioni ereditarie. Poi, allora io faccio così. Eh, Anna Maria, ripeto la domanda, parli di clienti e studio, fammi capire con quale qualifica e come avete un appuntamento al vostro studio, grazie. Allora, magari se vuoi scrivimi in privato la mail o Facebook quando vuoi, dnhealth@outlook.it. Io non sono un terapeuta, come dicevo, quindi non ho la laurea in psicologia. Io sono un counselor con specializzazione olistica. Olistica perché comunque faccio Reiki e musicoterapia alle tante cose. Poi mi avvalgo di mindfulness, ripeto, poi EFT che utilizzo anche con i clienti e percorsi di crescita, faccio anche queste cose qua. Quindi lavoro da diversi anni, sono abbastanza, diciamo, affermato nella mia zona. Comunque in privato, se vuoi, poi ti scrivo tutto. Allora, detto questo, io vedo l'orario sono le 22:42. Vi ringrazio di essere stati questa sera con me. È stato un enorme piacere, ma enorme. E tutte le volte mi stupite, mi fate un sacco di domande, vorrei avere 40 occhi per poter rispondere a tutti voi. E no, non faccio miracoli. Però mi sto attrezzando, ecco, mi sto attrezzando. Detto questo, ancora grazie. Io ho visto un sacco di nomi che vedo anche durante le giornate che seguite i miei video. È bello quello che si è creato in questi anni, è bello come si sta evolvendo questa cosa, è bellissima secondo me questa situazione. Vi auguro solo di continuare a crescere, non fermatevi mai. Non credete al santone di turno, perché non esistono, almeno sul web. E fidatevi del vostro istinto, fidatevi della vostra vita, fidatevi di quello che sentite meglio per voi. Non abbiate paura di uscire dalla zona di comfort, non abbiate paura di cambiare. Se una situazione non vi sta a genio, cambiate. Voi siete e sarete sempre la persona più importante per voi stessi. Questo io sto leggendo i vostri commenti, siete favolosi. Quindi detto questo io ancora grazie. Se ci sono altre domande a cui non ho risposto, e ce ne sono molte, potete rifarle sotto il video perché questo video comunque rimarrà online. Quindi ancora grazie della serata, grazie di questa compagnia che mi avete dato e per Lorenzo, il pretoriano, buona vita a tutti. Ciao.